Oggi abbiamo il piacere di incontrare la dottoressa Rosa Spagnolo per un'anteprima del seminario organizzato dal Centro di Ricerche Psicanalitiche di Gruppo di Roma, che si terrà sabato 17 maggio presso la sede dell'Istituto Italiano di Psicanalisi di Gruppo. La dottoressa presenterà il lavoro dal titolo Intelligenza artificiale e psicanalisi, incontro col futuro. Un tema che ci interpella profondamente, non solo per l'attualità e la rapidità con cui l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre vite, ma soprattutto per le domande radicali che pone al nostro modo di pensare la mente, la relazione, l'inconscio. Saluto e ringrazio la dottoressa. Grazie a voi per l'invito, ovviamente. Rosa Spagnolo è neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta dell'età evolutiva, psicoanalista socio ordinario della Società Psicanalitica Italiana, membro dell'IPA. È co-chair e fondatrice dell'associazione Italian Psychanalytic Dialogues, che organizza conferenze su temi di attualità psicanalitica e neuroscientifica. È membro di NPSA e chair del gruppo italiano di NPSA. È chair della pagina IPA Web di Psychanalysis in the Age of Neuroscience. Insegna neuropsicofarmacologia presso l'Università Tor Vergata di Roma. Uno dei passaggi suggestivi del lavoro riguarda il Say Always On, sempre esposto e riconoscibile tramite ID digitali. Come cambia, secondo lei, la nozione di privacy psichica e l'articolazione tra interno ed esterno in questo nuovo assetto relazionale? Ok, grazie per la domanda e grazie ovviamente per l'invito. Diciamo, un'anticipazione di quello che poi diremo al nostro webinar uno dei sabati successivi. Allarghiamo un pochino la finestra rispetto all'Always On e noi dobbiamo pensare che la rivoluzione digitale ha introdotto sia nuove forme di comunicazione, ma anche nuove forme di apprendimento. E queste nuove forme di comunicazione e di apprendimento avvengono, diciamo così, contemporaneamente con molti soggetti. Da qui l'idea che siamo continuamente esposti al mondo, da qui l'idea dell'always on. Per i nativi digitali che sono cresciuti già, diciamo quelli che sono nati dopo il 2000 più o meno, sono già cresciuti fra cellulari, giocattoli robotici, videogiochi. Il mondo virtuale non può essere considerato qualcosa di parallelo alla realtà materiale, che vive accanto alla realtà degli oggetti. La realtà virtuale per i nativi digitali, diciamo la virtualità, è incorporata, il concetto di embedded nella vita quotidiana, quindi fa parte del loro sé, del loro essere al mondo e quindi co-costruiscono il sé insieme al mondo e quindi c'è questo concetto di virtualità e medialità per cui parliamo di sé esteso. Questo sé esteso, il punto che ci riguarda come psicanalisti è che in questo sé esteso i confini sé e altro mondo diventano sempre più pallidi, diventano sempre più sottili, per cui il sé è sempre più immerso in questa realtà che è virtuale e materiale allo stesso tempo. Da qui di nuovo un nuovo concetto di always on, che riguarda anche l'apprendimento, quindi. Attraverso l'utilizzo costante, continuo della tecnologia, l'individuo è diventato pubblico per default. Cioè noi siamo comunque pubblici, siamo facilmente distinguibili attraverso uno o più ID. Quindi i nostri ID sono sia virtuali, ma allo stesso tempo sono materiali perché dietro questi ID ci sono le persone, ci siamo noi. Quindi questa nostra continua esposizione mediatica attraverso questi nostri ID ha reso la nozione di privacy, la nozione di autenticità nuovamente pallida, dai confini sottili. Ma la vera domanda è dove sta la nostra soggettività a questo punto? Cioè, ci sono molte etichette, dualismi che vanno rivisti, non solo quello di privato e pubblico, cioè bisogna rivedere anche il concetto rispetto all'always on di cosa significa, perché sono diventate obsolete alcune etichette come appunto privato e pubblico, cosa significa singolarità, molteplicità. Oggetto, soggetto, presenza, assenza, cioè tutte componenti in cui il corpo è in primo piano, la soggettività è in primo piano ed è questo che con la virtualità sta avvenendo meno, diciamo è la soggettività che sta assottigliando i suoi confini per essere sempre esposta alla medialità.
Nella relazione emerge una riflessione interessante sulla reverie come funzione psichica inaccessibile all'IA. Potrebbe anticipare perché considera questa funzione così centrale per distinguere una mente umana da un'intelligenza simulata? Allora, la domanda è davvero interessante e io allargherei il campo all'attività onirica, all'oniroide, se vogliamo, per rimanere nel campo bioniano, alla reverie in particolar modo come appartenente a questo campo dell'oniroide in maniera ampia, ovviamente, in quanto, diciamo, competenza dell'essere umano di filtrare, lo dico in pillole, essendo un'intervista in pillole, di filtrare l'emozionalità in modo da presentarla già filtrata, già digerita, già accettabile, quindi è un nostro modo, se vogliamo, di presentare all'altro la realtà. Diciamo che perché credo che tutta questa parte, l'attività onirica, la reverie, la creatività, tutto ciò che appartiene alla complessità della mente umana e non solo della mente umana, della relazione umana, della relazionalità umana. Perché dico che questo è difficile? Perché ci sono molte cose che gli esseri umani eseguono con facilità e che i computer non sanno fare. Pensiamoci bene, sembra una banalità. Questo dell'attività onirica, della reverie, dell'emozionalità, dell'entrare in relazione con l'altro è qualcosa che a noi ci viene naturale, spontaneo, semplice. Non solo, noi stiamo parlando, pensiamo al linguaggio parlato, noi comprendiamo il linguaggio parlato nella sua totalità, che è semantica, che è prossemica, la pragmatica. Quante cose ci dice la gestualità? Io muovo le mani, il viso mentre parlo, è questa la pragmatica, oltre che la prossemica, per cui permette all'altro di indagare, di supporre, di presupporre la mia intenzionalità. Inoltre noi riusciamo attraverso la multisensorialità a percepire gli oggetti, a definirli. Riusciamo attraverso il sé, quello che io chiamo la continuità del sé, a fare il viaggio dal passato al presente, a fantasticare il futuro. Non esiste un deep learning, una machine learning in questo momento in grado di fare tutto questo. Però è vero anche il contrario. Ci sono molte cose che i computer sanno fare e che la mente umana non riesce a fare. Ad esempio, processare in pochi secondi una computazione complessa, ma ancora di più, fare il pick up di una singola informazione da un mare di informazioni. Noi ci metteremmo anni a fare il pick up di una singola informazione. I computer riescono a farlo in un secondo. Quindi, come vediamo, ci sono molte differenze fra la mente umana e il computer. Il cervello non è un computer, il computer non è un cervello. Anche se si stanno avvicinando, possiamo sempre dire che non c'è la possibilità in questo momento per l'intelligenza artificiale di simulare, di avvicinarsi alla complessità della mente umana, dove, ripeto, per complessità intendo le nostre competenze simboliche, rappresentazionali. Pensiamo alle risposte stocastiche che diamo rispetto a una variabilità ambientale impredicibile. Sono tutte equazioni simboliche che noi facciamo continuamente e che non possono essere ridotte alla computazione. Oppure c'è una nuova branca, l'interpretabilità meccanicistica. Cosa fa l'interpretabilità meccanicistica? Appunto, è un sottocampo dell'intelligenza artificiale che in questo momento studia il funzionamento interno delle deep machine, delle learning machine, dei sistemi profondi, diciamo così, di intelligenza artificiale. Cerca di capire all'interno di questi sistemi se si verificano o se si verifica un qualcosa che è simile o può essere associata alla mente umana nella sua complessità. Quindi più che per simulare è per riproporre, riprodurre e andare oltre il semplice algoritmo quindi di poter generare, quindi di superare l'algoritmo della computazione, che è quello che essenzialmente in questo momento fa tutti i campi dell'intelligenza artificiale. Un altro tema importante è quello della relazione corpo-mente. In un contesto tecnologico che tende alla disincarnazione, qual è, secondo lei, il ruolo del corpo nella costituzione della coscienza e dell'identità psichica? Prendiamoci un momento, diciamo, un pochino più ampio, per questo, questo tema merita, è oggetto di ampio dibattito, diciamo così, noi lo riduciamo a pochi elementi. Prima un'espressione più forte, poi diciamo la stessa cosa in maniera più soft.
Ok, l'espressione più forte, quello che mi riguarda, quello che penso è che in questo momento sottrarre il corpo alla coscienza sarebbe come equiparare la coscienza all'intelligenza. Sottrarre il corpo all'identità psichica, ritorniamo a quello che dicevamo prima rispetto al sé stesso digitalizzato, quindi sottrarre il corpo all'identità psichica sarebbe come dire che siamo comparabili ad un ID. La nostra identità è un ID, quindi non possiamo sottrarre il corpo alla coscienza o all'identità, altrimenti diventiamo algoritmo puro, intelligenza, o ID puro, virtualità. Questa è la parte più forte che in questo momento sostengono la maggior parte dei neuroscienziati e dei filosofi della mente, l'importanza del corpo e nella rappresentazione in quello che noi immaginiamo rispetto al futuro della virtualità, diciamolo in questo modo. Però in realtà se noi ci pensiamo, arriviamo alla parte più soft, se noi ci pensiamo, l'essere umano è da sempre affascinato dalla possibilità di dare vita a oggetti inanimati, robot, automi, i golem, le bamboline che parlavano quando eravamo piccoli. Da sempre noi siamo affascinati dall'idea di dar vita, soffio vitale all'inanimato. Oggi, qual è il punto? Tutte le tecnologie, naturalmente stiamo parlando di tecnologie avanzate, quindi di intelligenza artificiale, ci permettono, pensiamo a ChatGPT, ma non solo, c'è Gemini, adesso c'è Claude, un chatbot che è stato appena lanciato, pensiamo ci consentono di intrattenere conversazioni così fluidi che ovviamente è difficile resistere alla tentazione di non trovarsi davanti a qualcosa di cosciente, di simile alla mente umana, ma rientra il corpo in ballo. Il corpo esperisce, il corpo sente. Il corpo prova qualcosa mentre fa la conversazione, mentre parla, mentre decodifica un linguaggio. La macchina può fare questo flusso soggettivo di percezioni? Questo è il punto e questa è la differenza essenziale fra l'avere un corpo, possedere un corpo e essere una serie di porte di silicio che applicano un algoritmo e quindi ci permettono di conversare. Cioè la vera differenza la fa il wetware, quindi i substrati biologici, rispetto alle porte di silicio, ciò che non è biologico. Riprodurre una rete neuronale biologica, quindi un biotipo, diciamo simile alla rete neuronale umana, è la sfida del futuro. Qui l'idea degli organoidi cellulari riprodotti da cellule staminali sono quelle che stanno ponendo grandi problemi di etica, perché essendo riproduzione di reti neuronali biologiche, chiamiamole così, lì si porrebbe davvero il problema se sono esseri senzienti, se siamo davanti a un essere senziente oppure no, anche se non dotato di corpo. Quindi, per quel che mi riguarda, forse possiamo rifarci al punto di dove la fisica e la filosofia convergono, che è il momento in cui entrambe, diciamo così, nella differenza fra inanimato e inanimato, introducono il soffio vitale in qui in senso lato, ovviamente, non è l'anima, la vita. La differenza la fanno i substrati biologici. Noi abbiamo un corpo, dobbiamo nutrirlo per sopravvivere, dobbiamo mantenere una certa omeostasi, dobbiamo prendercene cura, è vulnerabile. Tutto questo ovviamente possiamo pensare che verrà superato dalla virtualità? Con questa domanda concludiamo questa breve intervista. Rinnovo l'appuntamento per sabato 17 maggio presso la sede dell'Istituto Italiano di Psicanalisi di Gruppo. Ringrazio e saluto la dottoressa Rosa Spagnolo. Grazie a voi per l'intervista e per questa opportunità.